Lezione 1. Memorie e musica. Ehi Anna, è come una macchina del tempo, vero? La musica rievoca tante emozioni. Ciao Giovanni, assolutamente. Certe canzoni possono trasportarmi in momenti specifici della mia vita. Giusto, e ricordo la canzone del mio diploma di scuola superiore. Mi dà ancora i brividi. Lo stesso qui. Il mio primo ballo a un matrimonio è stato su una canzone che amo ancora. Quei momenti sono speciali. È sorprendente come la musica possa evocare tali sentimenti. Lo è davvero? Pensi che la musica abbia il potere di cambiare il nostro umore? Decisamente, una canzone felice può sollevare il mio morale all'istante. Sono d'accordo. A volte ascolto canzoni allegre quando ho bisogno di motivazione. È un'ottima strategia. Qual è la tua canzone preferita per migliorare l'umore? EP di Pharrell Williams fa sempre al caso mio. Ottima scelta. Adoro Uptown Funk per lo stesso motivo. Perfetto! Dovremmo creare una playlist delle nostre canzoni preferite che ci fanno sentire bene. Sì, sarebbe davvero divertente ascoltarlo insieme. Lezione 2. Cambio valuta. Ciao Anna, come fai a sapere se i tassi del cambio valuta sono giusti? Ciao John, è una bella domanda. Di solito controllo prima le tariffe online. È intelligente. Internet può fornire informazioni in tempo reale. Sì, confronto anche le tariffe di alcuni stand diversi. È un'ottima strategia. A volte gli aeroporti hanno tariffe più alte. Esattamente. Se posso, cerco di evitare di cambiare denaro negli aeroporti. Hai mai utilizzato un'app per convertire valuta? Sono molto utili per calcoli rapidi durante il viaggio. È vero. Aiuta a evitare di essere imbrogliati. Giusto. Comprendere le tariffe ci aiuta a prendere decisioni informate. Assolutamente. Si tratta di essere preparati e consapevoli. Lezione 3. Dov'è la stampante? Ehi Anna, mi stavo chiedendo. Sai per caso se c'è una stampante a disposizione degli ospiti da queste parti? Oh, sì, assolutamente. Disponiamo di un business center con una stampante che gli ospiti sono invitati a utilizzare. Fantastico e così conveniente. Speravo di poter stampare alcune cose prima del mio incontro. Perfetto, il business center è proprio in fondo al corridoio. Puoi andare lì e usare la stampante. Ottimo, grazie per avermelo fatto sapere. Apprezzo davvero avere accesso a questo tipo di servizi. Sicuramente, è uno dei vantaggi di soggiornare qui. Il business center è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a disposizione degli ospiti. È davvero bello a sapersi. È sempre utile avere a disposizione questo tipo di risorse. Assolutamente. Cerchiamo di fornire ai nostri ospiti il maggior numero possibile di servizi e strutture convenienti. È fantastico. Fa davvero la differenza quando sei in viaggio e hai bisogno di stampare qualcosa. Sono felice di poterti indicare la giusta direzione. Per favore, fatemi sapere se avete bisogno di altro durante il vostro soggiorno. Lo farò, grazie mille Anna. Questo è stato di grande aiuto.
Naturalmente, sono felice di poterti aiutare. Goditi il resto della giornata. Anche tu, Anna. Questa conversazione è stata davvero istruttiva. Lezione 4. Caffetteria elegante. Buongiorno, Anna. Non ho potuto fare a meno di notare che ti sei preso un buon caffè. Qual è la situazione? Oh, questo? È una miscela di tostatura scura per cui il caffè qui è davvero famoso. Hanno un'ottima selezione di caffè. Lo stesso qui. Sono sempre alla ricerca di gusti di caffè nuovi e interessanti da provare. Anche io. Dovremmo confrontare le note qualche volta e vedere se riusciamo a scoprire alcuni nuovi preferiti. Assolutamente, sembra un piano. Sono sempre pronto ad esplorare il mondo del caffè. Decisamente. Ci sono così tante origini, livelli di tostatura e metodi di produzione diversi da sperimentare. Lo so, è infinitamente affascinante. Scommetto che potremmo passare ore a discutere delle sfumature del caffè. Ah, sono sicuro che potremmo. Il caffè è una mia passione, non mi stanco mai di parlarne. Lo stesso qui. È uno dei piaceri semplici della vita, secondo me. Sono d'accordo. C'è qualcosa di così confortante e tonificante in una buona tazza di caffè. Decisamente. Va bene, bei, complimenti. Facciamo un patto per provare presto insieme qualche nuovo caffè. Sono d'accordo, John. Sarà un'avventura deliziosa. Non vedo l'ora. Goditi la tua birra, amico mio. Lezione 5. Navigare tra i corridoi. Ehi, Anna, è da un sacco che giro per questo negozio di alimentari cercando il sugo per la pasta. Hai qualche possibilità di sapere dov'è? Oh sì, ero in quel corridoio proprio poco fa. È nel reparto dei prodotti in scatola, sul retro del negozio. Ah, perfetto. È super utile, grazie. Cominciavo a sentirmi un po' perso. Non è affatto un problema. Questo negozio può essere un po' un labirinto, ma ho capito come funziona. Bene, sono felice che uno di noi lo faccia. Lo giuro, ho camminato su e giù per ogni corridoio almeno 2 volte. Ah, conosco la sensazione. A volte ci vogliono alcuni giri per orientarsi. Decisamente. Va bene, vado a dare la caccia a quel sugo per la pasta. Apprezzo il suggerimento, Anna. Ovviamente. Fammi sapere se hai bisogno di altre indicazioni per orientarti tra i corridoi. Lo farò, grazie ancora. Questo posto è come un mondo completamente nuovo per me. Non preoccuparti, ne prenderai la mano. Basta fare una corsia alla volta. Sembra un piano. Augurami buona fortuna. Buona fortuna! Sono sicuro che troverai tutto ciò di cui hai bisogno. Grazie, Anna. Ci vediamo in negozio, ne sono sicuro. Lezione 6. Conversazioni assonnate. Ehi, Anna, qualcosa ti ha tenuto sveglia ieri notte? Ciao Giovanni, sì. Non riuscivo a dormire a causa della musica ad alto volume proveniente da una festa nelle vicinanze. Mi dispiace sentirlo. Era una canzone specifica che ti dava fastidio. Non proprio, era solo il ritmo che mi teneva sveglio. E tu?
Avete dormito bene? In realtà mi sono addormentato presto, ma mi sono svegliato alle 3 del mattino. Oh no! Cosa ti ha svegliato? Uno strano rumore fuori. Sembrava un gatto che litigava. Deve essere stato inquietante. Sei riuscito a tornare a dormire? Alla fine, ma ci è voluto un po'. Continuavo a pensare a cosa causasse quel rumore. Odio quando ciò accade. Rende difficile rilassarsi. Esattamente. Di solito ascolto musica soft per aiutarmi a dormire. Cosa fai? Preferisco il silenzio o talvolta una macchina per il rumore bianco. Aiuta a soffocare le distrazioni. È una buona idea. Forse dovrei provarlo. Decisamente. Potrebbe aiutarti a dormire meglio. Grazie per il suggerimento. Ci proverò stasera. Lezione 7. Gioia musicale. Ciao Anna, che tipo di musica ti fa venire voglia di ballare? Ehi John, qualsiasi canzone pop allegra mi fa davvero muovere. E tu? Adoro la musica rock. L'energia mi attira. Interessante. Hai una band preferita? Sì, mi piacciono molto i Beatles. Le loro canzoni mi sollevano sempre il morale. Oh, li adoro anch'io. Twist and Shout mi fa venire voglia di ballare ogni volta. Esattamente. È un vero classico. Canti insieme quando lo senti. Totalmente. Non posso aiutarmi. Cantare insieme è così divertente. Lo stesso qui. La musica mi rende semplicemente felice. Lo fa. Pensi che la musica possa cambiare il tuo umore? Assolutamente. Una bella canzone può dare una svolta a una brutta giornata. Sì, è come una magia. Quale canzone ti tira su il morale? Come stesso mi illumina sempre la mia giornata. E tu? Lezione 8. Avventure linguistiche. Buongiorno Anna, hai dovuto affrontare barriere linguistiche durante i tuoi viaggi. Ciao Giovanni, sì, assolutamente. Quando ho visitato la Francia, ho avuto difficoltà con il francese. Deve essere stato fantastico. Sei riuscito a comunicare? Ho provato ad usare frasi semplici, ma a volte mi sentivo persa. Posso immaginare. Qualcuno ti ha aiutato? Sì, una persona del posto gentile mi ha aiutato a trovare la mia strada. È stato un sollievo. Che bello. È fantastico quando le persone sono disposte ad aiutare. Assolutamente. Hai avuto esperienze simili? Sì, in Spagna ho avuto problemi a ordinare il cibo. Che cosa hai fatto? Ho usato un'app di traduzione che mi ha aiutato molto. È intelligente. La tecnologia può davvero colmare il divario. Di sicuro. Anche imparare alcune frasi chiave fa una grande differenza. Lezione 9. Strategie per il sonno. Ehi Anna, ho provato a modificare gradualmente il mio programma di sonno. Ciao Giovanni,
È una buona idea. Cos'altro ti aiuta? Ho iniziato a evitare gli schermi un'ora prima di andare a letto. Fa davvero la differenza. Sembra utile. Di solito leggo un libro per rilassarmi. Leggere è fantastico. Che genere preferisci? Adoro i misteri. Mi tengono impegnato finché non mi addormento. Interessante. Di solito scelgo i romanzi fantasy. Mi aiutano a scappare. Fuggire in un mondo diverso sembra meraviglioso. Hai un autore preferito? Sì, mi piace davvero il K. Rowling. La sua narrazione è accattivante. È fantastica. Hai provato ad ascoltare musica rilassante prima di andare a letto? Non ancora, ma ho sentito che può essere rilassante. Lo fai? Tutto il tempo. Mi aiuta a schiarirmi la mente. Dovrei provarci. Forse mi aiuterà a dormire meglio. Lezione 10. Destinazioni da sogno. Buongiorno Anna, è difficile scegliere, ma adoro le acque cristalline delle Maldive. Ehi John, le Maldive sono stupende. Cosa ami di più di loro? La vibrante vita marina. Fare snorkeling lì deve essere incredibile. Assolutamente. Ho visto foto di pesci colorati e barriere coralline. Sembra un paradiso. Sei mai stato in un posto simile? Sì, ho visitato i Caraibi una volta. Anche le acque erano bellissime. Sembra fantastico. In quale isola sei andato? Sono andato ad Aruba. Le spiagge erano incontaminate e molto rilassanti. Mi piacerebbe visitare Aruba. Hai provato qualche cibo locale? Sì, il pesce era fantastico, fresco e delizioso. Mi piace provare nuove cucine quando viaggio. Lo stesso qui. È un ottimo modo per sperimentare la cultura. Esattamente. Non vedo l'ora di esplorare altri posti con acque limpide. Lezione 11. Scoperte del Nord. Ciao Anna, hai sentito parlare del Nunavut, il nuovo territorio del Canada? Ciao Giovanni, sì. È affascinante conoscere posti nuovi. Cosa di speciale? È noto per i suoi paesaggi mozzafiato e la fauna selvatica unica. Sembra eccitante. Ho sentito che l'aurora boreale è fantastica lì. Lo sono davvero. I colori sono vibranti contro il cielo scuro. Mi piacerebbe vederlo. Ci sono molte comunità nel Nunavut. Sì, ma è molto remoto. La cultura è ricca e diversificata. Che tipo di attività piacciono alle persone lì? La cultura inuit include la caccia tradizionale e la narrazione. È intrigante. Conoscere culture diverse è davvero arricchente. Assolutamente. Ogni luogo ha il suo fascino unico. Spero di visitare Nunavut un giorno e sperimentarlo in prima persona. Sarebbe un'avventura da ricordare. Lezione 12. Comunicazioni d'ufficio.
Ehi Anna, lasciami verificare con il mio collega la tempistica del progetto. Certo, Giovanni, c'è una scadenza specifica che dobbiamo rispettare? Sì, il cliente desidera gli aggiornamenti entro venerdì. Pensi che possiamo farcela? Credo di sì. Se dividiamo i compiti, dovrebbe essere più semplice. Buona idea. Posso concentrarmi sulla parte di ricerca. E tu? Mi occuperò della presentazione e delle immagini. In questo modo possiamo lavorare contemporaneamente. Perfetto. Invierò i risultati della ricerca non appena li avrò. Sembra fantastico. Nel frattempo inizierò a redigere la presentazione. Grazie per essere così organizzato. Aiuta davvero la squadra. Nessun problema. La comunicazione è fondamentale nel lavoro di squadra. Assolutamente. Ci sentiamo più tardi oggi per vedere i nostri progressi. Lezione 13. La bellezza della natura. Buongiorno Anna, sì, possiamo goderci dei panorami mozzafiato durante la nostra escursione. Ciao John, spero che non faccia troppo caldo però. Qual è la previsione? Ho controllato e sembra mite circa 75 gradi. Perfetto per le escursioni. Sembra l'ideale. Adoro quando il tempo è giusto. Anche io. Rende l'esperienza molto più piacevole. Porti la tua macchina fotografica? Voglio catturare quei punti di vista. Decisamente. Adoro sempre scattar foto della natura. Un altro hobby popolare è la fotografia, giusto? È incredibile come conservi i ricordi. Esattamente. Mi piace condividere le mie foto con amici e familiari. Lezione 14. Giardinaggio e fotografia. Ciao Anna, hai visto di nuovo la signora Thompson annaffiare i fiori? Ehi Giovanni? Sì, si prende così tanta cura del suo giardino. È bellissimo. Ammiro la sua dedizione. Il giardinaggio sembra un hobby pacifico. Lo è davvero. Un altro hobby popolare è la fotografia, non credi? Assolutamente. Catturare la bellezza della natura è così gratificante. Sono d'accordo. Ti piace scattare foto di fiori? Sì, adoro la fotografia macro. I dettagli sono affascinanti. Sembra fantastico. Preferisco la fotografia di paesaggio. Cattura il quadro più ampio. Entrambi sono fantastici. Magari un giorno potremo unire i nostri hobby. Sarebbe divertente. Una giornata di giardinaggio e fotografia sembra perfetta. Pianifichiamolo. Sarà un modo meraviglioso per trascorrere del tempo all'aria aperta. Lezione 15. Segreti di bellezza. Heian, farina d'avena e miele sembrano una combinazione adorabile per la cura della pelle. Ciao John, lo fanno davvero. Come si sente sulla pelle? Sembra lenitivo e idratante. Perfetto per la pelle secca. È fantastico. Ho sentito dire che anche il miele ha proprietà antibatteriche. Sì, aiuta con l'acne e mantiene la pelle chiara. L'hai provato?
Anch'io ho. Una volta ho fatto una maschera e dopo la mia pelle era così liscia. È fantastico. Adoro i rimedi naturali per la cura della pelle. Lo stesso qui. Possono essere molto più delicati dei prodotti chimici. Esattamente. Hai qualche altro ingrediente naturale preferito? Mi piace molto l'olio di cocco. È versatile e ha un profumo fantastico. Sono d'accordo. È ottimo per idratare e anche per cucinare. Sì, è come un prodotto miracoloso. Dovremmo condividere più spesso i nostri consigli sulla cura della pelle. Decisamente. È divertente sperimentare nuovi abbinamenti. Lezione 16. Alla scoperta della biodiversità. Buongiorno Anna, per la prima volta gli scienziati hanno potuto comprendere l'origine di molte specie diverse di piante e animali. Ciao John, è affascinante. Cosa hanno scoperto? Hanno scoperto che molte specie condividono antenati comuni, il che aiuta a spiegare la biodiversità. Oh, ciò cambia davvero il modo in cui pensiamo all'evoluzione. Esattamente. Mostra quanto siano interconnessi tutti gli esseri viventi. Adoro conoscere le relazioni in natura. È così complesso. E hai una pianta o un animale preferito? Adoro gli elefanti. Sono creature intelligenti e sociali. Gli elefanti sono fantastici. Sono un fan delle barriere coralline. Sono così vibranti e diversi. Sì, le barriere coralline sono come città sottomarine. È triste vederli minacciati. Lo so, gli sforzi di conservazione sono cruciali per proteggerli. Lezione 17. La popolarità dello sport. Ehi Anna, sapevi che l'hockey suscita più interesse di qualsiasi altro sport in Canada? Ciao Giovanni, è vero. È come una passione nazionale. Sì, lo sport ha una lunga storia in Canada, Gran Bretagna e Australia. Assolutamente. È affascinante come lo sport possa creare legami comunitari così forti. Decisamente. I giochi di hockey uniscono le persone per un'esperienza condivisa. Adoro l'emozione di assistere a una partita dal vivo. L'atmosfera è elettrica. Sì, i canti e gli applausi lo rendono indimenticabile. Qual è la tua squadra preferita? Sono un fan dei Toronto Maple Leafs. E tu? Tifo i Montreal Canadiens. La rivalità è intensa. Lo è sicuramente. Rende ogni partita ancora più emozionante. Lezione 18. Reperti di moda. Ehi Anna, che ne dici di questa collana? È unico. Ciao John, è bellissimo, ma mi sembra troppo grande. Capisco cosa intendi. Alcune persone preferiscono pezzi delicati. Esattamente. Adoro i gioielli delicati che non sovrastano il mio outfit. I pezzi delicati possono essere molto eleganti. Hai uno stile preferito? Mi piacciono molto i design minimalisti. Sono così versatili.
È un'ottima scelta. Penso che anche i pezzi di tendenza possano essere divertenti. Sono, ma di solito li indosso per le occasioni speciali. Ha senso. E gli anelli? Preferisci quelli audaci o sottili? Preferisco gli anelli sottili. Sono più facili da indossare ogni giorno. Sono d'accordo. A volte meno è meglio quando si tratta di accessori. Lezione 19. Scegliere il caso giusto. Buongiorno Anna, è vero ma possono essere più pesanti e ingombranti. Ciao Giovanni, sì, stavo pensando di prendere una custodia protettiva per il mio telefono. È considerato una custodia in silicone. Sono leggeri e flessibili. Immagino che sceglierò una custodia in silicone allora. Sembra pratico. Offrono una buona protezione senza aggiungere troppo peso. Esattamente. Inoltre, sono disponibili in tanti colori e design. Giusto. Puoi sceglierne uno che si abbina al tuo stile. Lo adoro. Hai un colore preferito per le tue custodie? Di solito scelgo i colori scuri. Hanno meno probabilità di mostrare graffi. Scelta intelligente. Mi piacciono i colori vivaci per un tocco di divertimento. È un'ottima idea. È bello esprimerti attraverso i tuoi accessori. Lezione 20. Navigazione nei trasporti. Va bene, Anna, ho una domanda veloce per te. Sai per caso come arrivare alla fermata dell'autobus da qui? Oh, sì, in realtà è davvero facile da trovare. La fermata dell'autobus è proprio dall'altra parte della strada rispetto all'ingresso principale. Fantastico e super conveniente. Sono felice che non sia troppo lontano. Decisamente. È solo una breve passeggiata, quindi dovrebbe essere un viaggio facile e veloce. Ottimo, è buono a sapersi. Sto cercando di capire il modo migliore per arrivare alla mia riunione di oggi. Allora prendere l'autobus sembra un'ottima opzione. Gli orari sono abbastanza affidabili in quest'area. Fantastico, sono informazioni davvero utili. Ero un po' preoccupato per la navigazione nel sistema di trasporto pubblico. Non c'è bisogno di preoccuparsi. Gli autobus qui sono molto semplici e facili da usare. È un sollievo sentirlo. Voglio essere sicuro di arrivare in tempo senza problemi. Capisco perfettamente. Basta attraversare la strada e vedrai la fermata dell'autobus proprio lì. È difficile non notarlo. Fantastico, grazie mille, Anna. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per indicarmi la giusta direzione. Naturalmente, felice di aiutare. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli per muoverti in città. Lo farò, grazie ancora. Questo renderà il mio tragitto molto più semplice. Sono felice di poterti aiutare. Buon proseguimento di giornata, John. Anche tu, Anna. Questa conversazione è stata di grande aiuto. Lezione 21. Lavorare da casa meraviglie. Ehi, Anna, come va il lavoro da casa in questi giorni? Ha i suoi alti e bassi, a dire il vero. Ho scoperto che restare concentrati a volte può essere una vera sfida. O posso immaginare.
Ci devono essere molte potenziali distrazioni quando lavori comodamente da casa tua. Assolutamente. È così facile lasciarsi distrarre da cose come le faccende domestiche, i social media o anche solo il fascino della TV. Capisco cosa intendi. Trovare l'equilibrio tra produttività e relax deve essere complicato. Decisamente. Ho dovuto lavorare davvero per definire i confini e creare uno spazio di lavoro dedicato. Questo è un ottimo punto. Stabilire una chiara separazione tra lavoro e vita domestica è molto importante. Esattamente. Altrimenti, è facile che i confini diventino confusi e che la produttività ne risenta. Posso vedere come sarebbe una lotta. Che tipo di strategie hai trovato utili per rimanere in pista? Bene, cerco di attenermi a una routine quotidiana coerente, di fare pause regolari e di limitare la mia esposizione a potenziali distrazioni. Sembrano approcci davvero intelligenti. Mantenere tale struttura e disciplina deve essere fondamentale. Lo è, ma devo ammettere che non è sempre facile. Le distrazioni possono essere una grande sfida quando lavori da casa. Posso immaginare. Ma sembra che tu abbia una buona padronanza della cosa, il che è davvero encomiabile. Grazie, Giovanni. È sicuramente un processo continuo, ma sto imparando man mano che procedo. Bene, sono felice di sapere che stai trovando il modo di farlo funzionare. Lavorare da casa può essere una benedizione, ma richiede alcuni aggiustamenti. Assolutamente. Ma sono determinato a trarne il massimo e a trovare quel punto debole di produttività ed equilibrio. Non ho dubbi che ci arriverai, Anna. Continuate così. Grazie, Giovanni. Apprezzo l'incoraggiamento. Aiuta davvero avere una cassa di risonanza di supporto. Quando vuoi, Anna. Sono sempre qui se hai bisogno di parlare degli alti e bassi del lavoro a distanza. Lezione 22. Mantenere la calma. Anna, non ho potuto fare a meno di notare che qui è diventato un po' rumoroso. Pensi che dovremmo provare a tenere basso il volume? Oh, hai ragione, John. Probabilmente dovremmo prestare attenzione al livello di rumore, soprattutto perché ci troviamo in uno spazio condiviso. Assolutamente. Voglio assicurarmi che siamo rispettosi degli altri intorno a noi. Sono d'accordo. Cerchiamo di abbassare la voce ed evitare qualsiasi attività di disturbo. Suona bene. Non voglio smorzare l'atmosfera, ma dovremmo assolutamente cercare di mantenere un ambiente calmo e pacifico. Decisamente. Possiamo ancora goderci la nostra conversazione, ma in modo più consapevole e rispettoso. Ottimo punto. Si tratta di trovare l'equilibrio tra il divertimento e l'attenzione verso ciò che ci circonda. Esattamente. Sono sicuro che le altre persone qui apprezzerebbero che fossimo attenti al livello di rumore. Assolutamente. Non vogliamo disturbare inavvertitamente nessuno o creare una situazione scomoda. Sicuramente no. Manteniamo le cose tranquille e assicuriamoci che tutti possano godersi lo spazio. Sembra un piano, Anna. Sono felice che siamo sulla stessa lunghezza d'onda su questo argomento.